Buongiorno, dopo il video dedicato alla verifica delle caratteristiche del motore, manutenzione e messa in funzione del motore stesso, vediamo oggi di procedere o di cercare almeno di trovare una ubicazione corretta e conveniente per quanto riguarda l'installazione del motore sul kayak. Sicuramente non sarà una sfida semplice perché la mobilità su un kayak è veramente limitata. Purtroppo in questo caso dovremo accontentarci di soluzioni tecniche, però cerchiamo più che di accontentarci, cerchiamo di portarla a nostro vantaggio. Vediamo che cosa si può fare. Iniziamo a vedere quale potrebbe essere l'ubicazione più corretta per il motore. Di fatto quella del posizionamento nella parte posteriore, è inutile dirlo, sarebbe la soluzione più corretta. Il problema è che, ripeto, non è possibile su un kayak avere una grossa mobilità, anzi si è costantemente seduti e non è possibile spostarsi verso la prua o verso la poppa del mezzo. In rete ci sono molte soluzioni con delle corde, con delle prolunghe, certo, però non è la cosa più pratica secondo me. Già le attrezzature da portare al seguito sono molte, per cui forse è opportuno abbandonare questo tipo di soluzione. Poi bisognerebbe costruire una staffa da imbullonare proprio allo scafo, quindi meglio evitare buchi e cose varie. L'altra soluzione potrebbe essere quella di posizionare il motore in quest'area qui, in prossimità, ecco, creare una staffa che possa alloggiare il motore in questa zona, ecco, proprio in questa zona, creare una staffa che possa alloggiare il piatto di fissaggio, la piastra di fissaggio. Tra l'altro il kayak in questo caso è anche predisposto per qualcosa del genere. Si tratta sempre di soluzioni particolarmente complesse e sicuramente non così stabili. Stesso discorso vale per l'installazione dalla parte opposta. Certo, sarebbe possibile costruire delle staffe, dei supporti che vadano a inserirsi nell'alloggiamento previsto nel kayak, però senz'altro non è una posizione comoda anche per rifornirlo, manutenzione e gestione, più che manutenzione in fase di utilizzo. L'altra soluzione che mi piacerebbe percorrere è quella di posizionare il motore in questo vano, che è quello che è atto ad accogliere i pedali, che già abbiamo visto nel video precedente. Qui ci sono delle chiavettine, diciamo, di blocco che vanno a bloccare i pedali in posizione, però se possibile io vorrei evitare anche di utilizzare quel tipo di blocco, lo vorrei lasciare dedicato esclusivamente ai pedali, all'installazione e al montaggio dei pedali, senza modificare troppo. Quindi secondo me la posizione più corretta è questa, esattamente davanti al sedile, i piedi e le gambe andranno ai lati e quindi non ci saranno problemi di spazio. La gestione sarà più che semplice, perché più che semplice, accessibile. Ecco, la gestione sarà estremamente accessibile perché è proprio di fronte a noi. Tutto sta a trovare il modo ed il sistema per poterlo installare. Per quanto riguarda l'eventualità di una installazione in questa posizione, che ho pensato possa essere quella più corretta, o se non altro quella più comoda più che corretta, c'è un problema, ed eccolo qui. Il problema
esattamente questo, che non c'è possibilità di far passare l'elica. E a questo punto ho anche dei dubbi che possa passare anche questo stabilizzatore del piede del motore. Adesso provo a smontare l'elica e vediamo se è possibile, diciamo, come misure, se non altro, far passare il piede del motore attraverso questa fenditura, e poi valutiamo tutte le opzioni tecniche del caso. Tra l'altro l'installazione al lato del kayak porterebbe a uno squilibrio nella direzione, in quanto si verrebbe a creare quello che in meccanica viene chiamato momento torcente, per cui il kayak tenderebbe a girare o verso destra o verso sinistra, cioè dalla parte opposta a quella dell'installazione, dal lato di installazione laterale. Quindi se installato a destra il kayak tenderà a puntare verso sinistra, e viceversa se installato a sinistra il kayak tenderà, nella traiettoria rettilinea, tenderà ad andare verso destra. Certo, tutto è compensabile attraverso il timone, però chiaramente non è che si può stare tutto il tempo a correggere la rotta. Purtroppo diventerebbe anche se fattibile, diventerebbe un aspetto particolarmente scomodo. Smontiamo l'elica intanto e vediamo se si riesce a far passare il piede attraverso quella fenditura. Allora, smontare l'elica è un'operazione estremamente semplice, lo vediamo subito. C'è questa coppiglia in acciaio inox, basta schiacciarla, tirare e l'elica viene via. Eccola come è costituita: 3 pale, la spina di blocco, questa non esce, diciamo è bloccata, magari meglio lasciarla lì, tanto persa non va persa, e poi più ne abbiamo una di ricambio nelle dotazioni del motore. Andiamo a vedere se è possibile far passare questo blocco e il piede attraverso la fenditura dedicata all'alloggiamento dei pedali. Eccellente, passa perfettamente. Quindi il problema dell'alloggiamento è solo quello dell'elica. Purtroppo bisogna inventarsi qualcosa per passare da 3 pale a 2 pale. Vediamo. Per quanto riguarda poi il posizionamento, questa posizione, ecco, già ho in mente qualche cosa, lo vediamo subito. Vediamo quindi se è possibile sfruttare questi supporti che già sono installati, sono già presenti, quindi questi che reggono queste 2 scatole. A suo tempo li feci un po' più lunghi e vi ho installato questi supporti del Blaza, ma non tanto perché possano servire a qualcosa, magari per una action cam da un lato o dall'altro. Magari, ecco, già il fatto di essere più lunghi, come in questo caso, potrebbero risultare utili per qualche altro utilizzo. Vediamo intanto se è possibile farlo. Chiaramente avevo filettato anche l'alluminio, così l'installazione diretta, semplice, funzionale. Quindi, se ho pensato bene, posizionando un supporto in questa posizione, prendo il motore, che altro questo serve per verificare la correttezza delle altezze, e a quanto pare ci siamo. Al di là della posizione poi del motore in sé per sé, più avanti, più indietro, però come altezza sembra che ci siamo. Sì, allora, al momento trovo il modo per far vedere qui dentro. Magari lo blocco così. Ecco, qui sembra che
che vada bene anche come altezza. Ci siamo. Ecco, circa 30 cm il perno dell'elica, ci dovremmo essere. Tutto sta adesso pensare una staffa che possa supportare il motore in questa posizione. Le altezze ci sono. Sì, procediamo. Quindi verificato che questa posizione, diciamo questa staffa, potrebbe funzionare come altezza, come ubicazione rispetto alla seduta, rimane il problema non trascurabile, anzi direi piuttosto importante, dell'elica. Purtroppo non è certo conveniente smontare e rimontare l'elica ogni volta, poi nei bassi fondali, insomma, non è certo possibile. Vediamo che cosa si può fare. Allora ecco, questo è quello che ho realizzato. Come si può vedere, tubo in alluminio, tubolare in alluminio 30-30, che già avevo utilizzato per altre cose. Ho creato questa sorta di supporto, ecco qua. Andiamo a vedere adesso il posizionamento sul kayak e quello che è stato combinato. Più che altro dovrebbe funzionare, le misure sono queste. Questa è la mia in alluminio mandorlata, così tutto quanto esente da ruggine e quant'altro e corrosioni varie. Andiamo a posizionarlo e vediamo che cosa succede. Ecco qua. Ecco, questa posizione dovrebbe garantire veramente un utilizzo estremamente semplice di tutto il sistema. Adesso lo fissiamo e proviamo, poi così rimane soltanto il problema dell'elica, per passare dall'elica a 3 pale a quella a 2 pale. Sarà probabilmente la sfida maggiore. Ecco, aggiungo in questo qui ho messo anche del nastro imbottito, cioè in neoprene, così sicuramente non andremo a deteriorare il kayak, che alla fine ci tengo che rimanga tutto perfettamente integro per quanto possibile, chiaramente. Vediamo. Allora, cerchiamo di procedere al montaggio. Ho preso questi bulloni con relative rondelle, tutto rigorosamente in acciaio inox M6x45. Qui abbiamo già un foro filettato, anche questo è filettato, questo non è filettato, metteremo un bullone ondato dalla parte opposta per bloccare. Comunque adesso procediamo al montaggio e vediamo se il funzionamento a grandi linee può andare. Stringiamo dopo. Altezza è ottima.
foro corrisponde, poi dall'altro lato metteremo il dato rispettivo da sotto, così si blocca, grandi linee, funziona, con le misure ci siamo. Posizioniamo il motore. È impostato dall'altra misura. Sembra perfetto. Vediamo. Sì. Sembra perfetto. Un po' più a destra. Vediamo un po' più da vicino questa installazione. Allora, per prima cosa, non ho fatto il video ma tanto è una cosa estremamente semplice, ho girato il braccio di comando del motore, aveva questo fermo che era posizionato da quest'altro lato, e quindi lo bloccava nella posizione corretta, normale per tutti quanti. In questo caso, siccome dobbiamo utilizzarlo al contrario, nel senso con l'elica che spinge verso di noi perché è posizionato avanti il motore, ecco qui che ho praticamente spostato con la piccola piastra di blocco del braccio di controllo del motore, l'ho spostato dalla parte opposta. Operazione estremamente semplice, per cui non so nemmeno se ne vale la pena fare un video perché è veramente alla portata di chiunque. Ecco, comunque questa è l'installazione, quindi l'acceleratore, il braccio di comando rimane bloccato in questa posizione, non interferisce con le gambe, con null'altro. Qui si possono appoggiare i piedi sia di qua che dall'altra parte. Ecco, e questo. Rimane sempre il problema dell'elica, ancora non è stato fatto nulla, però diciamo che potrebbe già essere un passo veramente avanti in tutta questa storia. Vediamo, ecco qui, vediamo, ecco. Aggiungo un piccolo particolare a tutta questa cosa, particolare che sì, probabilmente è uscito un po' a caso, non è che l'abbia preventivato in maniera netta e chiara. Fortunatamente anche le pinne entrano, anche con la presenza di questo supporto è possibile installare le pinnette, queste pinnette, e si riesce pure a pedalare. Adesso è basso il kayak, non possiamo, però si riesce assolutamente a pedalare, che non è una cosa trascurabile. Quindi questo può essere lasciato montato e all'occasione si può usare o il motore, ammesso sempre che si riesca a sistemare il problema dell'elica, oppure si usano le pinnette per la propulsione. Tanto buona cosa. Vediamo altri particolari. Allora, adesso il montaggio è ultimato con tutte e due dadi e bulloni. Ecco il particolare: dado rondella sopra, controdato rondella anche dall'altro lato, quindi assolutamente solido. Altro particolare,
il peso del motore non è scaricato soltanto su queste due piastre laterali, su questi supporti. Fortunatamente sono riuscito a farlo scaricare anche sul pianale, diciamo sul pagliolo, tra virgolette, del kayak, quindi assolutamente solido. Non andiamo a caricare eccessivamente questi supporti, sia quello destro che quello sinistro. Il peso stesso del motore va a tenere fermo il supporto, questa piastra di montaggio. Non rimane che procedere e passare quindi alla risoluzione, se possibile, del problema dell'elica.